Per capire quanto sia differente da ogni altra vettura, basti pensare che la Ferrari, a differenza di praticamente tutti gli altri marchi automobilistici, non nasce come azienda produttrice di automobili stradali, ma nasce come scuderia di vetture da corsa. Quando nel 1948 a Maranello iniziarono la produzione e la vendita delle stradali, era solo per necessità, per sostenere le spese che la scuderia impiegava nelle competizioni. Competizioni che Ferrari ha dominato fin da subito, creando sempre più domanda delle sue vetture stradali. Clienti di tutto il mondo volevano poter viaggiare ed andare in vacanza su una di quelle esotiche vetture italiane che vincevano le gare ogni domenica. Per accontentare clienti sempre più esigenti, il concetto di Ferrari Gran Turismo si evolse così nelle coupé 2+2, vetture comode, lussuose, ma con le stesse meccaniche, gli stessi motori, ovviamente V12, delle Ferrari da competizione. Così, nel listino Ferrari non è mai più mancata una tradizionale GT 2+2 da affiancare alle sportivissime 2 posti secchi. Almeno sino ad oggi. Gira voce infatti che a Maranello una nuova vettura, nominata inopportunamente Puro Sangue, manderà in pensione le GT 2+2, che già nelle ultimissime versioni avevano fatto discutere i puristi per le linee posteriori non proprio consone. Ma andiamo per gradi. C'è un motivo se il termine puro sangue è da sempre legato alle vetture Ferrari. La purezza in termini motoristici si identifica nell'essenza dell'auto da corsa, l'auto priva di ogni cosa superflua e che mira solo alla performance. E quasi ogni Ferrari, fin dal giorno zero, anche quelle progettate come stradali, hanno ispirazioni nelle corse. Quasi 40 anni fa, quando la casa di Maranello stupì il mondo con la prima hypercar della storia, la mitica 288 GTO, non dovettero inventarsi nulla di nuovo da quello che avevano sempre fatto, ossia fare un'auto stradale con i principi di un'auto da corsa. Da lì la sigla ripresa dalla mitica 250 GTO, vettura che negli anni 60 vinse tutto quello che c'era da vincere e che, finita la gara, permetteva al pilota di ritornare a casa su strada. Si racconta che la 288 venne creata per risollevare l'asticella delle performance che a Maranello stava leggermente calando. Ma era davvero così? In realtà, nei primissimi anni 80 nuove normative anti-inquinamento obbligavano motori concepiti con batterie di carburatori ad adottare l'iniezione, soluzione che tagliava via non pochi cavalli. Quindi, per lo più le entry level come le 308i, che scesero a 214 cavalli dai 255 delle precedenti carburatori, si trovarono un po' penalizzate, ma comunque in linea con la concorrenza di categoria. Già nell'84 poi le cose migliorarono con le 4 valvole, sia 308 che Mondial. Ulteriore difficoltà per il mercato italiano era l'IVA al 38% per le cilindrate superiori ai 2000. Questo spiega la nascita per il solo mercato italiano della 208, in primis aspirata e davvero fin troppo docile, divenuta poi turbo nell'82, fu la prima di una fortunata stirpe di Ferrari sovralimentate. Anche la fascia alta venne penalizzata. La 400i, che ricopriva il ruolo della tradizionale GT Ferrari 12 cilindri anteriore 4 posti, affilata e moderna nelle linee di Pininfarina, con l'aggiunta dell'iniezione perse 30 cavalli rispetto alla precedente versione a carburatori, differenza di potenza accentuata dal diverso tipo di erogazione, sicuramente più lineare l'iniezione, ma più docile di quella dei tradizionali V12 a carburatori. In ogni caso i 310 cavalli erogati bastavano e avanzavano per conferirle lo status di coupé 4 posti più potente della categoria. La selvaggia di casa era la bellissima 512 BB, 2 posti secchi, dotata del V12 di 180 gradi posteriore centrale da 340 cavalli. Anche lei penalizzata di 20 cavalli per la necessaria adozione dell'iniezione, ma superava le 280 all'ora e aveva comunque prestazioni da supercar. Come abbiamo appena analizzato, la gamma Ferrari non era del tutto ingentilita, anzi anche le piccole V8 erano del tutto rispettabili, soprattutto considerando che la concorrenza, come la 911 degli stessi anni, aveva appena 204 cavalli e una Maserati Meirac SS 220. Ma per gli standard di Maranello non era sufficiente, si voleva incrementare quello che oggi chiamiamo il gap. Ecco quindi il pensiero di ritornare ad una Gran Turismo omologata dopo più di 10 anni che Ferrari mancava dalle
competizioni GT e prototipi in maniera ufficiale, la 288 GTO viene progettata per il gruppo B e, annunciata una produzione di 200 esemplari sufficienti per omologarla, diventa il laboratorio tecnico della GTO Evoluzione. Vettura mostruosamente veloce, con circa 650 cavalli e velocità pari a 360 all'ora. L'abolizione del gruppo B però stronca sul nascere la carriera della promettente GTO Evoluzione. Fatto che lascia l'amaro in bocca a tutti, ai tecnici, ai collaudatori che avevano impiegato tantissimo lavoro, ai tifosi che speravano in un ritorno ufficiale nella categoria sport prototipi, ma soprattutto a lui, Enzo Ferrari, l'uomo che più di tutti ha amato le competizioni, che ha dominato in ogni categoria per decenni. Tutto quello sviluppo tratto dalla evoluzione non poteva andare perso. Il commendatore decide e ordina di trarne una stradale. In pratica chiede all'ingegner Nicola Materazzi di mettere una targa per libera circolazione a quel mostro che era la GTO Evoluzione e chiede di farlo in fretta. Il commendatore, quasi novantenne, sente di non avere ancora molto tempo a disposizione. Adattare un'auto da corsa così estrema all'utilizzo stradale e che mantenga comunque le prestazioni da pista avvia un lavoro di ingegneria e collaudo senza precedenti, ed è proprio il legame embrionale all'auto da corsa il segreto delle sue prestazioni. Il 1987 è l'anno della F40 che fa invecchiare il mondo delle auto sportive di 10 anni. Mai il concetto di sportiva stradale si era spinto così oltre. La linea che separa la vettura stradale da quella da corsa è tanto sottile quanto inesistente. La F40 è fatta per correre e le sue forme suggestive lo gridano anche da ferma. Non serve neanche leggere la scheda tecnica per capire che si è dinanzi all'auto di serie più veloce al mondo. V8 doppio turbo, 478 cavalli per un peso di circa 11 quintali. Il risultato sono 325 km/h e accelerazioni da infarto. Basti dire che il progetto della F40 era tanto avanti nei tempi che in commercio non esistevano pneumatici adatti alle sue prestazioni. Dovettero progettarne di inediti e non senza molte tra difficoltà ed insidie. L'F40, che nel nome celebra i 40 anni della casa fondata nel 47, diventa l'icona, la sportiva per antonomasia, il sogno di ogni appassionato. Perché quindi la F40 ha fatto tanta differenza? Forse perché è stata fatta con gli stessi criteri delle primissime GT Ferrari, vetture stradali con la quale vincere le gare la domenica. Forse perché è stata fatta dagli uomini giusti, portatori sani della filosofia Ferrari, uomini come il grande ingegnere Nicola Materazzi, che non era alla progettazione delle vetture di produzione, ma in quelle del reparto corse, quelle senza compromessi, proprio come avveniva alle Gran Turismo di Maranello fino agli anni 60, progettate dallo stesso e unico ufficio tecnico che progettava le sport prototipo e le Formula 1. Il punto è che se non ci fosse stata l'idea di far correre la 288 GTO, non sarebbe mai nata la evoluzione e quindi non ci sarebbe mai stata nessuna F40 e con essa il concetto di supercar come lo conosciamo oggi. Questo per ritornare all'essenza dell'ideologia Enzo Ferrari, e cioè che per sviluppare al massimo tecnologie e prestazioni dell'auto non esiste miglior collaudo e miglior laboratorio delle competizioni. Più è stretto il legame di un'auto alla pista, più la sua tecnica sarà evoluta e le sue performance efficaci. Tutto questo Enzo Ferrari lo ha dimostrato al mondo intero fin dal 1947 ed anche prima con le Ferrari della sua epoca, contenitrici della sua vera ideologia. Non che quelle di dopo non abbiano lo stesso spirito, anzi, personalmente sono un sostenitore anche dell'era rituale ma innovativa di Montezemolo, già solo per il fatto del ritorno alle berlinette con il V12 anteriore o per le mitiche F50 ed Enzo. Quelli invece degli ultimissimi anni, per quanto certamente continuino a far sognare tutti noi appassionati, sono figli ormai di un'altra era, che impone nuove tecnologie, sicuramente esaltanti ed efficaci, ma che spezzano un po' il cuore a noi appassionati della guida senza filtri, per l'abbandono del cambio manuale, per i sistemi elettronici sempre più invasivi, i display digitali a centroplancia, per i freni e lo sterzo a comando elettronico e per la controversa era hybrid, con almeno però la consolazione dell'incremento di prestazioni. Non si può negare infatti che queste innovazioni, chiaramente necessarie per stare al passo coi tempi, hanno portato un progresso tecnico che si traduce
veloce e in performance superiori e quindi fedeli alla innovativa ricerca prestazionale che da sempre ha contraddistinto le Ferrari di ogni tempo. Ma c'è un'ombra mortificante che incombe, l'ombra di quel SUV rosso dal nome blasfemo. Il SUV è la forma automobilistica più lontana dall'essenza Ferrari, l'essenza della forma seconda alla funzionalità, l'essenza dell'auto da corsa. Sono grosse e pesanti ed anche con 600 cavalli vederle in giro mi ricordano dei grassi ippopotami ostinati a fare a gara con delle gazzelle. Per carità, chi le compra per necessità tecniche faccia pure, ma era davvero necessario accontentare qualche altro riccone che potrà adesso postare selfie sul nuovo SUV Ferrari? Ricordiamo che nell'80 a Maranello venne abortita la bellissima Pinin. Superbo progetto Pininfarina, primo prototipo di Ferrari 4 porte. Venne accantonata per la riluttanza del Drake verso una berlina, poco consona all'immagine Ferrari. E adesso, per i soliti motivi commerciali mascherati da progresso, arriva l'ennesimo grosso, goffo e sovrappotente SUV da imbottigliare nel traffico di Monte Carlo. Avremmo forse potuto accettarlo come compromesso commerciale necessario in tempi di crisi, perché sia chiaro, se non si vende non si campa, ma la Ferrari è l'azienda rossa di cui il bilancio non va mai in rosso. E allora che succede? Succede che il mondo va a farsi benedire, una nazione perde la sua identità, svende il suo operato migliore, il suo artigianato, i suoi prodotti ambiti e invidiati per colpa di una politica corrotta e indecente. E allora succede che ci si aggrappa a quel poco che resta, qualcosa che dia ancora orgoglio per un appassionato di motori e non solo, quel qualcosa si chiama Ferrari. La si sogna e la si tifa la domenica ai Grand Prix, e quell'isola felice, quel rifugio passionale in cui ritroviamo la certezza della solita magica ricetta che da anni si rinnova e migliora, ma rispettando sempre in linea di massima la tradizionale e per giunta vincente ideologia del padre fondatore, con la sicurezza che non scenderà mai a compromessi, che non ci tradirà e che non si tradirà. Ma qualcuno tra gli attuali uomini Ferrari vuole le briglie al cavallino, contaminare il puro sangue, legarlo alla corda degli interessi commerciali. Ma il cavallino di Enzo resta sempre libero, puro e rampante nella memoria di tutti noi appassionati. So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be able to climb without a fall, to get out of this mazeland and run. Please strike me down. La Pinin è stata un'iniziativa proprio mia. Il momento in cui la Fiat acquistò e prese la responsabilità della Ferrari, io ho visto in quel momento il fatto che la Ferrari doveva voltare pagina. Voleva dire fare una macchina che fosse più adatta a una grande diffusione. Ferrari non volle. Uno aveva ragione e uno aveva torto. Io ero quello che aveva torto. Aveva ragione perché lo spirito della Ferrari è uno spirito fondamentalmente di prestazioni e di eccellenza di comportamento su strada. Il fatto di fare una quattro porte comporta indubbiamente dei compromessi che svalutano un po' questa concezione così pura della Ferrari.